Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è il 18 luglio del 2023, obbligo di riscatto ed Enrico Boiani è ancora una volta alla clinica La Madonnina. Henry, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui dalla clinica La Madonnina. È appena arrivato, è arrivato da poco quando stiamo registrando, quindi quando lo vedrete in realtà avrà già finito, starà già facendo le visite mediche. Tijani Reinders, che sarà presto il nuovo giocatore del Milan, classico iter oggi, quindi visite mediche, idoneità sportiva al centro Ambrosiano, passaggio a casa Milan, firme, foto di rito, ufficialità e poi domani, signori miei, sarà a Milanello per il primo allenamento con la maglia del Milan. Perché questa enfasi sull'allenamento di domani? No, l'enfasi era sul domani, poi domani c'è il suo allenamento. Ah, non per il domani. Ok. Io vi ricordo che siete ancora tutti in tempo per fare gli auguri a Enrico Boiani oggi, visto che a Henry tanti auguri, e direi di andare subito a vedere cosa è Non è il mio successo. compleanno. Andiamo a vedere cosa è successo Vai. ieri sera in serata, intorno alle 23:30 circa, perché è atterrato con un'oretta di ritardo, causa un po' il weekend è complicato dal punto di vista aeroportuale. Qualche ritardo c'era anche ieri, è arrivato alle 22:45 circa a Linate. Tijani Reinders, lo andiamo a vedere all'arrivo, lo commentiamo, vediamo le immagini del suo arrivo anche in clinica La Madonnina e poi ci addentriamo in quello che è obbligo di riscatto sul resto dei nomi di mercato. Segui davanti, eccolo qui, è arrivato al mercato poco meno di 30 minuti fa, grandi sorrisi all'aeroporto di Amsterdam, un po' più tirato a destra, un po' stanco, è arrivato insieme alla famiglia. Queste sono le prime immagini, domani mattina per lui visite mediche alle 9, il Milan ha comprato il quinto. Quello che sentite sullo sfondo è ovviamente il buon Peppe Di Stefano che faceva la radiocronaca di quello che stava accadendo e diceva che il ragazzo era un po' tirato in viso rispetto ai sorrisi dell'aeroporto di Amsterdam. Ero lì di fianco a lui e se non ne sarebbe sentito, quindi vi posso dire anch'io che in effetti, insomma, quando sono aperte le porte a inizio video, quelle scorrevoli che fanno sì che si esca dall'aeroporto, dal mezzo sorriso che aveva, si è un po' irrigidito. Comunque è un ragazzo che arriva da Alkmaar, probabilmente 25-30 colleghi tutti insieme a riprenderlo in uscita in aeroporto. Uno non se lo aspettava, due forse non l'ha mai avuti, tutti per lui, solo per lui. E si è un po' non impaurito, stranito, dai, diciamo così. Sì, questo è il Milan, caro Tijani, dovrai abituarti a questo Un po' tipo di sì. pressione, a questo tipo di clamore, quindi già questa mattina comunque tra poco lo vediamo, credo, era un pochino più sollevato, riposato, ha salutato comunque tutti i presenti qui alla Madonnina, quindi direi che possiamo vederlo, l'arrivo di Reinders per le visite. Vediamolo. Eccolo l'arrivo di Tijani Reinders pochi minuti fa alla clinica La Madonnina, come al solito rimarrà all'interno fino all'ora di pranzo circa, poi donetta sportiva, poi visite, poi come ha detto Henry riposo in hotel perché da domani è il primo allenamento di Tijani. Già. Ti è piaciuta, direttore, la solita mossa 1000 chiodi che faccio? Sì, se si è notato come Visto? ormai ti sei appiccicato alla macchina, controlla sempre le scarpe perché tra un po' finisci sotto le ruote. Sì, prima o poi mi succede che mi pestano, però oggi è andata bene anche oggi, l'abbiamo preso bene, dai. È il 17° olandese della storia del Milan, pensa un po'.
Non ti dico chi è l'ultimo perché eviterei. No, anche perché, bravo Henry, grande assist, incredibile. Potrebbe esserci un altro olandese all'orizzonte, cioè Sì. il buon Danjuma, che con il Villarreal non troverebbe grande spazio, il Villarreal vorrebbe darlo via in prestito con diritto, il Milan ci sta ragionando per comunque un prestito di un esterno di buona qualità, perché comunque non è proprio l'ultimo scappato di casa, anzi, da mettere nella batteria esterni in prestito male non farebbe. È ovvio che, come abbiamo detto ultimamente, Henry, prendi qui, prendi là, prendi su, soprattutto davanti sugli esterni, cioè l'anno scorso le caselle erano piene, poi che la qualità fosse non eccelsa è un altro discorso, però stiamo iniziando a mettere esterni. Pulisic, Danjuma in prestito si sta ragionando per davvero in queste ore, e poi riporto quello che ha scritto Luca Bianchin. C'è la possibilità che sia Rebic che Origi, questo onestamente non lo so, riporto quello che dice lui, possano nemmeno partire tra pochi giorni per la tournée negli Stati Uniti, come a dire, ragazzi, tanto qui spazio non ce ne sarà l'anno prossimo. Sì, non vogliamo nemmeno testarvi, non vogliamo nemmeno vedere perché abbiamo già preso le nostre decisioni, ecco. Ci può stare, comunque un pochino di pugno duro, secondo me, se vuoi far capire a questi ragazzi che non ce n'è, lo devi anche utilizzare, perché sennò diventa tutto un volemo se bene tutti, diventa tutto un partecipiamo tutti quanti insieme, che bello, e poi alla fine non quagli, tra virgolette, cioè non arrivi a un punto. Dire e non farli partire eventualmente sarebbe una chiara decisione che secondo me va presa per un semplice motivo. Ieri facevamo il conto durante Chiama Milan e vi invitiamo anche oggi a collegarvi alle ore 11 sulla piattaforma Viola. Sono una decina già di giocatori offensivi che abbiamo, rischiano di essere ancora di più e qualcosa devi tagliare, ecco. E penso che si possa partire da loro due, oltre che da Messia. Harry, prima di partire con il resto dei nomi, perché c'è da parlare sia di Taremi che di Musa, la domanda che tutti penso ti vogliono fare in questo momento è passato Elio? Elio stamattina non l'ho visto. Molto male, molto Stamattina male. Elio non l'ho visto, ma potrebbe sorprenderci e passare qui dietro di me tra pochi minuti, chi lo sa. Questa è la pagina di Gazzetta su Reinders, l'olandese le gioca tutte, nessuno come lui ha detto subito sì. Potrebbe essere affiancato da un nuovo centrocampista che prosegue velocemente anche qui il tentativo del Milan di andare a strappare al Valencia Yunus Musa, nonostante voci a volte contrarie. Il Milan comunque sta cercando di provare a portare a casa anche Musa a una cifra non superiore ai 17-18 milioni di euro, quindi non andare a toccare i 20 assolutamente, anzi, per mettere dentro un altro giocatore di fisico, corsa, ritmo, in quel centrocampo che l'anno scorso un po' ne aveva perso. Ora dobbiamo vedere se il Valencia, caro Henry, soprattutto nel presidente Lim, decide di dare il via libera, e a quel punto, perché il Milan vorrebbe farlo partire anche lui entro il 21, perché il 20 è l'amichevole, il 21 la partenza, entro il 21. I tempi sono molto corti per farlo partire entro il 21. Vediamo se ci riesce, perché vorrebbe appunto averlo a disposizione per la tournée e far giocare le 3 amichevoli degli Stati Uniti ai 3 centrocampisti che l'anno prossimo rischiano di essere i titolari o giù di lì. Sì, credo che comunque i tempi siano veramente stretti e quindi si dovrebbe chiudere tra oggi o al massimo domani, se lo si vuole far partire. O al massimo in settimana e poi parte da solo nel weekend. Esatto, cioè non puoi andare troppo distante da questa cosa qui, se lo vuoi avere per la tournée. Quindi la volontà c'è, le difficoltà pure, perché comunque è un centrocampista che costa, perché è molto giovane, ha già tante presenze in Liga, però succederebbe, diciamo, mettiamola così, contando anche da Newman, che potrebbe avere lo stesso destino, perché potrebbe anche lui arrivare in queste ore, quindi potrebbe partire anche lui. Poi
potrebbe esserci quello che voleva Pioli, cioè la squadra all'80-90% pronta per la tournée, ecco, per partire per gli Stati Uniti. Avresti chiuso praticamente tutto, dovresti sistemare le uscite, dovresti sistemare magari il terzino destro se lo vuoi sistemare, magari qualcosina ancora tra il centrocampo e la punta naturalmente, però lo zoccolo duro ce l'avresti per la tournée negli Stati Uniti, quindi Pioli sarebbe accontentato a quel punto lì, voleva gran parte della squadra pronta per la tournée. Nel caso dell'arrivo di Musa e Danjuma, ma anche solamente con Musa ti potrei dire, sarebbe in gran parte accontentato. A proposito di questo, Henry, sul terzino, ieri è uscito il nome di Pedersen, terzino del Feyenoord. Tra l'altro col Feyenoord c'era stato un contatto un paio di settimane fa circa, dove anche si era buttata lì la chiacchiera per Matt Wiffer, sempre del Feyenoord, centrale di centrocampo. Ora, ti piace? Lui Vedo sì. che Lui a me piace. tra l'altro sarebbe come caratteristica anche un po' il giocatore che ci manca, visto che lì in mezzo un uomo d'ordine di buona tecnica, perché buonissima tecnica, ma soprattutto anche di ordine fisico e quant'altro ci manca, e potrebbe essere un'idea, ma insomma sono ancora un attimo sullo sfondo. Chi non è sullo sfondo invece è Taremi, Henry. Sì. Perché continua la trattativa con il Porto che continua a chiedere 20-25 e non si schioda, il Milan per un ultra trentenne più di 20 non li metterà, e quindi siamo ancora un po' distanti, balla ancora qualche milione, soprattutto balla la decisione finale del Milan di occupare a quel punto l'ultima casella libera per l'extracomunitario. Però Taremi è il nome forte, caduto un po' in disgrazia quello di Morata per la questione ingaggio, poi tra l'altro sembra che stia andando dall'altra parte, quindi. Però Taremi è il nome forte in questo momento. Sì, credo che Taremi ci dia una notizia, questo interessamento, questa trattativa, questa volontà di prendere Taremi ci dia una notizia e ce l'abbia già data, ma una cosa che si poteva già intuire dopo le parole del presidente del Villarreal, credo, che fa anche un pochino scopa con l'interessamento e la ricerca di Danjuma, ovvero che per Chukwueze è quasi impossibile a questo punto. Cioè, per Chukwueze diventa veramente complesso e credo che la scelta sia già stata fatta, quindi di puntare magari su Taremi, di puntare al prestito di Danjuma, e per Chukwueze chissà, ecco, magari per la prossima stagione se nessuno lo prende lo puoi firmare a zero o cose simili, però credo che per questa sessione di mercato le idee siano altre, siano state fatte altre scelte perlomeno, perché altrimenti non vai così con così tanta convinzione su Taremi, non vai a credere al prestito di Danjuma. Questione di scelte, ripeto, giusto o sbagliato ce lo dirà il tempo, però credo che cercare con così convinzione Taremi sia sintomo del fatto che la pista per Chukwueze sia quasi abbandonata, se non già del tutto abbandonata. A proposito, sta uscendo qualche nome nuovo anche per quanto riguarda l'esterno. Ieri la Bild faceva il nome di un altro giocatore offensivo che potrebbe anche essere messo sull'esterno, ovvero quello di Jasper Lindstrom dell'Eintracht di Francoforte, vedo che annuisce anche qui. Lui è, non dico un mio pupillo perché i miei pupilli sono altri, però è un giocatore che mi piace tanto. Mi piace tanto, però ha, tra virgolette, lo stesso problema di Danjuma, lo stesso problema che ha anche Pulisic, se vogliamo, cioè naturalmente è un esterno di sinistra. Cioè stiamo cercando tutti esterni di sinistra, non so quanti Vice-Leao vogliamo e non so quanti giocatori vogliamo adattare in tutto ciò, però è un giocatore che ovviamente può giocare anche a destra, è un giovane interessantissimo, vede la porta molto molto bene per l'età che ha e le caratteristiche che ha, è un giocatore che a me piace. Sì, però il problema grosso, come ha detto Henry, che se tu chiudi la casella extracomunitario con Taremi, poi devi andare per forza a pescare in Europa tra l'Isaksen di turno, lo stesso Lindstrom. Ti dirò, anche Danjuma
a quel punto, però che ha fatto ancora meno forse l'esterno destro di tutti gli altri. Sì. Però punti tanto su Pulisic a quel punto, cioè dai i gradi del titolare a Pulisic. Sì, a meno che di base credo di sì, cioè che se Pulisic dovesse star bene in questa stagione come tutti ci auguriamo, credo che sarà lui il titolare a destra. Poi devi prendere dei giocatori che nel caso in cui, perché il rischio c'è, Pulisic non dovesse rendere, più che altro dal punto di vista della continuità fisica, di avere un giocatore non che sia messo lì e che faccia numero, cioè non un giocatore che ti abbassa notevolmente il livello, devi avere un giocatore magari non di pari livello, ma comunque valido. E credo che il nome di Lindstorm sia ottimo in questo senso, ma idem vale per Danjuma, idem varrebbe secondo me anche per Isaksen, magari un gradino sotto. Però devi avere, diciamo, 4 frecce, 2 a destra, 2 a sinistra, che possono essere di un certo livello. Poi ne hai una freccia che ha le stelline, gli arcobaleni attorno e ha una clausola da 175 milioni e il 10 sulla schiena. Le altre 3 devono essere comunque frecce di alto livello. Lui? Eccolo qua, non l'ho ancora letta. Intervista di Rafa Leao, Gazzetta dello Sport. Leao col 10 riabbraccia il Milan, ho energia positiva, darò tutto. Rafa stasera in città, domani a Milanello e la sua nuova maglia. Avevate dei dubbi? Scusate, ma voi avevate dei dubbi sul giorno in cui Rafa Leao tornava a Milano e ad allenarsi col Milan? Avevate qualche dubbio? Non so cosa accada domani. Però. Se avevate qualche dubbio scrivetelo nei commenti. Io dubbi non ne avevo che tornasse proprio il 19 a Milanello, Rafa. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ti lascio tornare in radio per Chiama Milan, poi ci diamo la solita staffetta per l'unità sportiva di ora di pranzo e chiuderemo con il talk come al solito, con tutte le immagini di giornata. Direttore, io continuerei così, cioè con tu che fai nottata negli aeroporti o mattina o apertura negli aeroporti, io che vengo qui a prendermi 200 gradi in via Quadronno e tu che vai al centro Ambrosiano, perché finora sta portando una marea di giocatori, quindi direi che possiamo continuare così. Ciao Henry, grazie. Ciao, i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, forza, fatelo per noi, supportateci se vi va, non è obbligatorio, però se vi va fatelo qua su. Ciao a tutti, a tra poco.